benvenuti dal vostro Medors. Oggi siamo ospiti da Comimoto per provare l'anti-TRK, come la vogliamo definire questa Voge Valico 500 DSX. Ha tanti bei contenuti che andremo a vedere man mano in sella, molto rifinita, prezzo aggressivo, come tradizione insomma TRKistica. Proviamola e spieghiamola. Finalmente siamo arrivati a Tuscania, sembra che abbiamo fatto chissà quale viaggio, invece un quarto d'ora di strada per fare una ricca colazione, faceva freschino, l'asfalto era un po' bagnato, però siamo finalmente qui con questa Voge Valico. Nonostante il prezzo contenuto, che poi vedremo assieme a Valerio, abbiamo all'anteriore una bella forcella Kayaba da 41 mm di diametro e un impianto frenante marchiato Nissin con un doppio disco da 298 mm di diametro, quindi comunque anche qui una frenata decisamente adeguata al mezzo, almeno sulla carta, dobbiamo ovviamente provarlo. Carino anche il fatto che siano di serie le protezioni tubolari che coprono praticamente quasi tutta la struttura che conta della moto a livello di plastiche. Sempre di serie ci sono i telaietti laterali, a parte solo le valigie che vedremo sempre assieme a Valerio il costo. Gomme Metzeler Tourance. Nascosto da questo bel set di valigie c'è un singolo disco da 240 mm di diametro e un bel mono regolabile sia nel precarico che nell'estensione. Ok, adesso il cameraman diventerò io perché il buon Valerio ci spiegherà nel dettaglio le funzionalità di questa Voge Valico 500 DSX. Prego Valerio, a te la parola. Io come sempre sono l'addetto alle strumentazioni, diciamo. Esatto. E ai vari comandi. Io partirei più che dalla strumentazione subito dai comandi. Sì. Che sono comunque molto facili da chiari. utilizzare. Sembrano quasi nipponici, guarda. Ecco, sì. Ancora non l'hai provata, però ti assicuro che sono molto comodi. Possiamo togliere l'ABS qui, tenendo molto premuto, anche se non è una moto da enduro estremo, però comunque può farci comodo. Hai sempre togliere... un anteriore da 19? Quindi... Sì, quindi possiamo tranquillamente farci qualcosina. Sì. E poi abbiamo una strumentazione molto ricca. Non grandissima, ma comunque completa, perché qui sopra teniamo sempre sotto controllo il voltometro, sì, quindi il voltaggio della batteria, l'orologio, il contagiri, sempre anche molto comodo da vedere, il livello benzina e la temperatura motore. Poi addirittura su questa moto, che non è facile trovare per anche questo discorso di prezzo, sì, il controllo pressione pneumatici. E poi giustamente, avendo il controllo pressione pneumatici, la moto monta dei cerchi che sono tra l'altro a raggi e tubeless, quindi non male su una moto sempre di questa categoria. Cosa, ecco, che finalmente troviamo di serie, se no troviamo sempre il classico presa accendi sigari, invece abbiamo comunque una presa USB già pronta. E poi ecco, non ci scordiamo la connessione tramite telefono con il Bluetooth. Cosa manca? Solo il pilota, cioè basta, bisogna prendere e guidare. Mancano, se si vuole ecco, fare turismo, fare viaggi, solamente le valigie che ok. Costo? E hanno un prezzo di 900 euro per la Valico 500 DSX. Quindi allestita così come la vediamo in video? Allestita così come la vediamo in video, e diciamo che siamo un pochino sopra le 7000 euro. Beh, comunque a quel punto è una moto completamente accessoriata. Sì, va aggiunta solo l'immatricolazione. Ok, quello poi tanto è roba burocratica, ci pensa poi Valerio, insomma io guido e basta, non pago. Ed eccoci finalmente in sella alla Valico. Abbiamo più avanti Valerio che ci sta facendo da cicerone. Allora, la protezione aerodinamica sicuramente per chi è più basso del 1,90 m è buona. Nel mio caso mi sento molto esposto, ecco, se sto completamente dritto potete sentire il vento. Poi chiederò magari a Valerio a fine video se c'è possibilità di mettere un parabrezza maggiorato, immagino di sì, per chi vuole un po' più di protezione. Allora, il comportamento di questo motore rispetto per esempio alla moto Morini che sta guidando il buon Valerio è differente, perché sotto è più pronto. Per esempio adesso stiamo sui 4000 giri di sesta, quindi comunque siamo con una marcia alta, e sotto uno la sente più presente come moto, come motore, ha un po' più di sensazione di spunto, anche se poi i parametri che esercita questa moto sono ben differenti rispetto alla moto Morini. Infatti su questa qui parliamo di 47 cavalli a 8500 giri e a 7000 giri invece abbiamo 41 Nm di coppia. Con il peso rispetto anche alla TRK hanno fatto un lavorone, perché questa moto pesa 193 kg a secco se non erro, che in ordine di marcia diventano poco superiori a 200 kg, staremo sui 205-208, non di più. E devo dire la verità, questo rapporto peso-potenza rispetto a un TRK della Benelli è migliore. Ecco, adesso in questo caso che Valerio ha rallentato un po' più bruscamente, me ne sono accorto con colpevole ritardo,
mi sono attaccato un po' di più al freno e devo dire che il comando è alquanto spugnosetto, cioè va strizzato con decisione, come potete notare, per caricare avanti, e comunque penso sia pressoché impossibile far entrare l'ABS, però comunque l'ABS è una sicurezza mentale in più che ci consente di strizzare il freno con convinzione, senza paura comunque di eventuali bloccaggi, magari sull'umido o su altre situazioni un po' più a rischio. Il TFT è molto nitido e ben fatto, le vibrazioni trasmesse dal motore si avvertono ma non sono eccessive, diciamo in fase di rilascio soprattutto su pedane e manubrio si sentono, però per essere un bicilindrico comunque devo dire che è tutto nella norma. Comunque giochicchiando col cambio si sopperisce al motore molto gentile, che però ovviamente ha anche i suoi pregi avere un motore così morbido, ossia i consumi, che la casa dichiara essere di 24-25 km al litro. E unito a questo serbatoio bello grande da 16 litri e mezzo, a quel punto l'autonomia ce l'avete. Anche la gamba, potete notare, per me che sono alto, avvolge molto bene la moto, molto di più rispetto a quella, per dire, alla Moto Morini, che invece sulla guida seduta a me che sono un po' più lungo nelle leve dà un po' noia. Allora Valerio mi sa che si è fatto prendere dal romanticismo, sì, e ha deciso di portarmi al mare. E appunto volevamo tirare un attimo le somme. La frenata rivedibile su questa? Molto morbida, sì. È vero che c'è l'ABS, quindi comunque la puoi strizzare in tranquillità. Diciamo che questa è una moto nata per sì, non imparare, ecco, non è per andare sul passo a scannare, ecco, insomma, sì, col gomito a terra, ovviamente. È una moto che fa tutto, ma lo fa con tranquillità. Esatto, ecco. È una moto tutto fare, hai detto benissimo, lo stavo dicendo poco prima di staccare. Questa la vedo bene come sostituto di uno scooter, tutto al più che poi ha questa capacità di carico, e anche per la gita fuori porta, comunque la domenica, anche con la signora al seguito, per essere poco potente, passami il termine, ha comunque un bel tiro. In basso, sì, a differenza per esempio della Moto Morini, che mi ricorda tanto i due tempi, che tipo entra in coppia e poi arriva, però va tenuta molto alta. Invece questa subito, marcia bassa, filo di gas, bella. Comunque due prodotti molto interessanti. Andrea, perdonami il paragone, ma questa richiama tantissimo una moto che è molto molto famosa. Tanto. Devi perdonare, No, effettivamente sì, a livello estetico ha molti tratti, diciamo, ondistici, ecco. Sì. Un po' di Honda CB500X, poi adesso forse con l'ultimo restyling un pochino meno, ma ci vedo anche tanta somiglianza con l'NC 750, sempre dell'Honda, quindi ha preso un po' spunto da lì. Anche il motore prende spunto, diciamo che su questo è molto molto simile. Bisogna dirlo, i cinesi sono molto bravi a prendere spunto, un po' come insegna anche il TRK. Quello che stavo dicendo anche in video è: mi meraviglio che questa non abbia avuto ancora questo boom come c'è stato con la Benelli. Probabilmente, ovviamente, il discorso è legato al marchio. Certo, è legato al marchio, e poi Benelli ormai sono 4-5 anni. È più consolidata nel mercato, certo. Però ti posso dire che il rapporto peso-potenza di questa è un altro livello. Io il TRK l'ho provato, una moto ottimissima, anche quella alla sua modalità d'uso, ma questa siamo su un altro livello. Ma anche quando si sposta, ecco, Bravo. a mano, è lì che si sente già il peso della moto, e più che il peso quanto è bilanciata, ecco, e ricordiamo che abbiamo anche le valigie sopra, quindi c'è insomma un peso aggiuntivo. Certo. Nell'insieme è sempre un prodotto più versatile e leggero della TRK, quindi io devo spezzare una lancia in favore di Voge su questo. Poi sicuramente il marchio si dovrà far conoscere di più, non ha una storia importantissima alle spalle, però c'è comunque è Kinko che la commercializza. Praticamente sì, è il gruppo Badana Sviluppo, quindi insomma è un gruppo, ecco. C'è anche l'elettrico con l'Ifan, insomma ci sono. Con l'Ifan, sì. Diciamo che quello che stiamo vedendo è che le moto sono ben fatte, e che bisogna sempre vedere quanto un marchio vuole investire sul prodotto. Certo. Perché ormai, ecco, basta prendere diciamo delle componentistiche già affidabili e collaudate, e ci vuole, tra virgolette, poco a fare un bel prodotto. Assolutamente. E vi comunico anche in anteprima, così lo sai pure te, così sai già quali moto ordinare per i test ride. Io ho attenzionato particolarmente la Valico 650, perché insomma è un motore particolare, è anche monocilindrico. È una scelta controtendenza, alla fine fai un monocilindrico derivante tra l'altro dal BMW F650 GS, quindi praticamente torniamo indietro nel tempo. Ed è una scelta molto interessante a mio avviso. Non so quanto potrà attirare i grandi numeri, però sarà una moto più leggera, magari, ecco, più pensata per chi vuole più fare pronta sotto, un po' di fuoristrada magari. Esattamente.
quindi anche quella interessantissima. E poi c'è la 300 Rally che fa anche quella il verso, comunque Voge Honda proprio, c'ha il santino dei Soichiro Honda. Stanno andando su quella riga lì. Quella anche è molto interessante, però insomma non ci dilunghiamo troppo. Io direi torniamo in sella per finire di provare questa moto, che veramente, ripeto, è un prodotto tanto interessante per il prezzo a cui è offerto. E niente, adesso la proviamo dove c'è qualche curvetta in più, vediamo un pochino se la forcella davanti si stressa un po' meglio. Ha molto più senso rispetto alla TRK. Adesso magari mi inimicherò il mondo dicendo questo, ma tanto spendendo poco per spendere poco, esteticamente magari la TRK ha un suo look più distintivo, o che comunque ricorda la GS. Stiamo anche scannando col tris di valigie, anche se io personalmente rallenterei perché non mi va di stressare troppo la struttura, anche perché comunque un pochettino di effetto vela potrebbe farlo, anche se non ho avvertito oscillazioni almeno in questo istante. Magari con un po' più di vento, alzando la velocità, è facile insomma sentire qualche destabilizzazione in più. Ovviamente ragazzi questa valico la potete trovare, ci sono tutti i riferimenti di Komimoto che vi lascio sia nella descrizione del video sia adesso in sovraimpressione, quindi telefono, mail, vi mettete d'accordo con Valerio e vi fate un bel test ride, così godete di questi splendidi paesaggi e allo stesso tempo vedete insomma di che cosa è capace questa valico. Ci piace, è una moto simpatica. Quarta marcia, sto con filo di gas a 30 orari, ma proprio senza sforzo. Poi se devi riprendere velocità, certo, magari con una terza ancora meglio se scali, ma la coppia ce l'ha. Molto comoda ragazzi, sembra di stare in poltrona. Adesso mi sono anche sdraiato, sto con la schiena sul bauletto. Ok, anche sugli avvallamenti regge bene. Adesso sento qualche oscillazione data dalle valigie, la velocità non è da codice, soprattutto su questa strada. Come prima moto tutto fare, comunque questa è una moto che è guidabile con la patente A2, quindi sia per i giovani sia per i meno giovani che magari vogliono tornare in sella dopo un bel periodo di fermo. A questo punto questa moto è perfetta per voi, leggera, facile, senza troppe pretese, prezzo accessibilissimo anche da nuova, con tutti gli accessori di tutto punto se volete anche provare insomma a fare qualche viaggio o simile. Se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel pollice in su e a condividerlo con i vostri amici per aumentare diciamo la crescita del canale e per fargli conoscere magari questa Voge se non la conoscevano. Inoltre lasciatemi anche un commento sotto, fatemi sapere se l'avete già provata, le vostre impressioni, se l'avete provata proprio da Valerio, insomma fatemi sapere tutto quanto per filo e per segno. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Mad Horse e dal buon Valerio che si sta affiancando.